Benvenuti alla visione di questo video. Mostrerò come poter realizzare un comando automatico con la scelta ciclo continuo o ciclo singolo di un pistone a doppio effetto. Quindi prendiamo un cilindro a doppio effetto, prendo anche il distance ruler, mi servirà per mettere i fine corsa nella loro posizione, lo chiamiamo a 0 quello quando il cilindro è dentro e a 1 quando il cilindro è fuori. Ovviamente il cilindro a 0 nella posizione iniziale è 0, ma anche in quella finale non è che si sposta insieme al cilindro, mentre il cilindro a 1 si trova ad una distanza 100, eccolo qua, da 0 a 100, e la posizione finale, ovviamente sia iniziale che finale, è 100, non cambia. Per comandare il cilindro a doppio effetto che ha la pressione per lo spostamento in avanti, quindi la camera posteriore, la camera anteriore, per poter rientrare, abbiamo bisogno di una valvola bistabile 5-2. Una valvola di distribuzione bistabile dove ovviamente dobbiamo collegare le connessioni. Ecco, quella che ho scelto posso modificarla mettendo dalle proprietà le due connessioni per comandare la valvola. Ci servirà anche ovviamente la pressione che deve essere collegata al connettore 1 che è la nostra pressione. Per completare il lavoro della valvola clicchiamo sul 3 e dal terminator, la parte terminale, questi sono i filtri, lo scarico, i filtri allo scarico, metto questo e ovviamente metto lo stesso anche dall'altra parte. Ok, quindi la parte di movimentazione di potenza l'abbiamo realizzata con il cilindro e con la valvola 5.2. Adesso ci serviranno la parte di comando. La parte di comando, quindi mi servono delle valvole 3.2 e i fine corsa. Valvole 3.2 e fine corsa. Andiamo a cercare le valvole 3.2. Eccolo qua. Per quanto riguarda i pulsanti, abbiamo questo pulsante, ne prendiamo un altro, ci servirà per il ciclo continuo, per fermare il ciclo continuo, e ne prendo un altro per il ciclo singolo. Li sposto un attimo, poi li colleghiamo per benino. Ci serviranno anche le valvole di fine corsa, quelle qua possiamo, vediamo se ci sono più giù, quelle già pronte, altrimenti le creiamo, non è un problema, ne prendiamo una qualsiasi e cambiamo le proprietà. Ecco, prendiamo questa, ma me ne serve una normalmente chiusa, eccola qua. Questa qui, vado a proprietà, vado a togliere la parte meccanica, semplicemente così, e non la voglio pilotata. Un fine corsa semplice, normale. Sono a posto, una volta che, siccome ne ho due, non vado a modificare le proprietà su un altro, la copio, CTRL-C, CTRL-V, adesso devo indicare al nostro schema quale delle due è a 0 e quale è a 1, quindi gli clicco su questo posto, su questo punto, si apre questa finestra e sul label, sull'etichetta gli dico che è a 0. L'altra, ovviamente, è il mio fine corsa a 1. Come si può notare il fine corsa a 0 viene raffigurato già mentre è premuto, perché in effetti all'inizio il fine corsa a 0 è premuto, quindi il mio software mi fa vedere che a 0 è premuto e quindi non ci troviamo nella situazione del riquadro di destra, che sarebbe la raffigurazione del normalmente chiuso, ma siamo nella parte normalmente aperto. Vado a mettere un'altra pressione. Ovviamente se vogliamo realizzare questa movimentazione, quando il fine corsa
A1 è attivato, mi sposterà indietro il cilindro da questa parte. Invece il fine corsa 0 lo spingerà in avanti. Mi sono dimenticato i filtri, lo scarico. Eccolo qua. Adesso c'è la parte del comando con questi tre pulsanti. Allora, se usiamo uno come pulsante di start di comando e uno pulsante di stop o di fine ciclo con questi due, la logica deve essere che questo pulsante di start insieme ad A0 fanno partire, perché se dovessi collegarlo semplicemente così, partirebbe senza bisogno che abbia un comando, perché questa valvola è già in pressione, quindi sarebbe un loop continuo, dover prendere a martellate A0 per fermare lo schema, per fermare la sequenza. Allora, solo che adesso mi serve ci serve un elemento che comunichi con A0, deve essere un elemento che abbia la possibilità di avere due ingressi, perché deve entrare sia lo start che lo stop, e una sola uscita. Sono delle valvole di memoria, che in questo caso posso utilizzare una valvola 3-2 bistabile. Se non la troviamo eccola qua, queste sono configurabili, prendo una e la configuro con comando pneumatico sia a sinistra che a destra. Ok, e siamo a posto. Deve avere la sua fonte di pressione. Adesso questa la copio per non andare sempre a cercarla. CTRL C, CTRL V, la mettiamo qua e così facciamo il 2 per 1. Una e due, alimentiamo le due valvole e sono a posto. Adesso questa la colleghiamo su una parte della valvola e quest'altra sull'altra parte della valvola. E ovviamente questo mi va a collegare ad A0. Cosa succede? Succede che premendo il pulsante attivo la mia valvola di memoria 3.2 bistabile che va ad alimentare A0, che va a spostarmi il cilindro. Da questa parte invece quando arriva da 1, fine corsa, me lo rimanda indietro. Ecco, non ci rimane il ciclo singolo. Cosa devo fare col ciclo singolo? Ovviamente adesso ho tre valvole e un solo ingresso, quindi mi serve un altro elemento. Un altro elemento che è una valvola OR, logica OR, la shuttle, la navetta perché si sposta, quindi se il segnale arriva da questa parte, passa, ma il segnale da quest'altra parte è bloccato. Oppure passa da quest'altra parte e adesso devo fare una cosa perché non l'ho fatta prima, devo staccare un attimo questi tre componenti, portarli in giù, staccare un attimo questo collegamento e diminuisco un attimo, poi lo allarghiamo dopo, porto più giù tutti i componenti, l'attivazione, l'alimentazione al nostro fine corsa avviene da questa valvola che può essere pilotata o da questo gruppo, oppure semplicemente da questa valvola solitaria qua, che ovviamente ha bisogno anche lei della sua alimentazione. Quindi non abbiamo fatto il 2 per 1 ma il 3 per 1 tipo supermercato. Adesso lo allargo, cerchiamo la migliore visualizzazione, facciamo così, li spostiamo tutti un po' più su, vediamo se adesso si vede meglio, più o meno.
E allora, visto che voi siete pazienti, il problema è che io non sono un medico, sposto solo questi e li sposto tutti assieme. Eccoci, adesso forse ho finito di torturare lo schema. Ecco, siamo arrivati a questo punto, bisogna mandarlo in esecuzione attraverso questo pulsante. Abbiamo la nostra... Ah, mi dice che ci sono delle connessioni aperte. Dimmi dove. Da che parte sei aperto? Ah, eccolo qua, scusate. Mettiamogli... Fermo un attimo questo. Funzionava lo stesso, per carità, ma io sono preciso, quindi facciamo le cose fatte bene. Eccolo. Adesso vedete che tutti e tre i pulsanti sono le tre valvole 3-2 che mi servono come attivazione, come pulsanti, e sono già in pressione, ma ovviamente devo premere. Cominciamo con quello con quello che ci fa avere un ciclo, un singolo ciclo. Clicco, un po' troppo veloce. Allora vado su opzioni, simulazione, e sul fattore di rallentamento invece di 1 a 1 mettiamo 1 a 5. Lo rallentiamo, lo rilanciamo. E poi vedete che fa un ciclo. Forse sentite anche il sottofondo musicale che è la simulazione del suono. Si può togliere anche questo, andiamo su Option, Sound, ecco, togliamo tutto quello che adesso simula anche il rumore dei componenti hardware e vediamo se l'abbiamo silenziato, ecco, anche meglio, meno mal di testa. Ecco, vedete che cosa succede. Quando arriverà 1 lo sposta indietro. Da quest'altra parte, invece, da questo gruppo, se premiamo questo pulsante, possiamo vedere che il ciclo diventa un ciclo continuo fino a quando interrompiamo il lavoro, la sequenza, premendo sullo stop. Come potete notare, il segnale che era istantaneo, quello di questo pulsante, perché adesso non l'ho più premuto, ha commutato questa valvola in questa posizione, che è una valvola bistabile, rimane in questa posizione fino a quando non vado a commutare la valvola dall'altra parte, per cui la valvola ritorna nella sua posizione iniziale e tutto si ferma. Quindi ho tramutato un segnale istantaneo in un segnale continuo. Essendoci il segnale continuo, va a commutarmi la valvola OR che continua a dare pressione, ad alimentare a zero, e così tutto continua fino a quando non vado a premere lo stop. Vedete infatti che è ritornato nella posizione iniziale. Bene, vediamo, è troppo divertente. Ecco, adesso lo fermiamo anche perché credo di aver finito con questo video. Grazie per la visione, spero che possa esservi stato utile. Arrivederci alla prossima.